Oggi abbiamo il piacere di avere qui Stefano Rozzi, Telematics Governance di CNH Industrial. Ciao Stefano. Ciao. Mi viene da fare una breve riflessione. Naturalmente sappiamo tutti com'è il presente perché lo viviamo, però ci viene difficile immaginare il futuro. Diciamo che solamente i veri leader riescono ad avere questa accuratezza nella previsione del futuro. L'unica cosa che sappiamo però è che questo next normal, di cui si parla tanto, non può prescindere da quelle che sono l'innovazione digitale, sostenibilità ambientale, economica e sociale. Quindi come CNH Stefano sta affrontando questo cambiamento, questo next normal come l'abbiamo definito, e come cambia di conseguenza l'organizzazione del lavoro in CNH? Sì, guarda, è vero, effettivamente stanno cambiando molte cose. E oggi, con la nascita in questi anni dei veicoli connessi, le aziende come la nostra si trovano ad avere a disposizione un sacco di dati, ad avere a disposizione tutti questi dati, e questo crea una sfida importante, che è quella di riuscire in qualche modo a leggerli e ad interpretarli in maniera efficace. Proprio per questo nascono due esigenze fondamentalmente. La prima è quella di avere delle nuove figure professionali che oggi sono poco presenti in aziende come la nostra, che abbiano la capacità di analisi, una capacità di analisi importante. E la seconda è di avere degli strumenti altrettanto potenti che ci permettono di analizzare appunto tutti questi dati in maniera rapida, perché chiaramente la rapidità è fondamentale nel nostro lavoro. Che cosa ci possiamo fare poi? Immaginiamo di poter in qualche modo tracciare e vedere tutto quello che succede ai nostri veicoli, e quindi capire meglio quelle che sono le esigenze di tutti i nostri clienti, ancora prima che i nostri clienti ce le esplicitino. Questo ci permette poi di disegnare veicoli sempre più vicini a quelli che sono i bisogni del customer. E Certo. quindi è su questo che secondo noi si baserà il futuro. Certo, quindi già ce l'hai accennato Stefano, ma diciamo, in questo scenario che ci hai raccontato, vorrei che tu esplicitassi, diciamo, raccontassi più in dettaglio come le tecnologie di intelligenza artificiale e IoT supportano, diciamo, CNH Industrial Sì. in questa evoluzione. Chiaramente oggi, per necessità diverse di normative anti-inquinamento, oppure nuovi optional, nuovi feature dei veicoli, ci sono sui veicoli sempre più sensori che raccolgono sempre più dati, e la possibilità di portarseli a casa chiaramente è un grande vantaggio. Dall'altra parte cosa succede? Succede che tutti questi dati, una volta che vengono messi insieme, non possono essere analizzati per la loro complessità e soprattutto per la presenza di una forte componente che è proprio il guidatore, che è una cosa assolutamente non modellabile. Devono essere analizzati con qualche cosa che è veramente evoluto. L'analisi fatta a mano, diciamo, in maniera autonoma dal singolo è quasi impossibile ormai. E quindi da una parte la presenza di sempre più segnali e di sempre più dati provenienti dai singoli veicoli, dall'altra la presenza appunto di strumenti, di macchine che riescano a prendere tutti questi dati e a modellarli e a creare per noi dei pattern. Una volta creati i pattern, si capisce immediatamente quali sono i veicoli che si comportano in maniera diversa. E allora sui veicoli che si comportano in maniera diversa noi possiamo a questo punto fare un'azione mirata e capire il perché si comportano in maniera diversa, e capire come, se questo è ad esempio un problema, come risolvere rapidamente il problema, come far sì che questo problema non si presenti più. E questo lo possiamo fare anche se i 2, 3, 10 veicoli che si comportano in maniera diversa sono sparsi per il mondo, perché tanto noi riceviamo tutti i dati contemporaneamente. Ok, con l'obiettivo magari di arrivare ad anticipare addirittura questo problema. Certo, ovviamente. Ok. Fondamentalmente sì. Prima mi dicevi che, diciamo, questo scenario che ci hai raccontato poi dal punto di vista tecnologico gira sulla piattaforma SaaS Vaia e in Sì, particolare sul cloud sì. di Azure, Microsoft Azure. Ci puoi dare qualche dettaglio e spiegarci come questa scelta contribuisca a semplificare l'utilizzo degli analytics in Sì. CNH? Una delle grosse sfide in aziende come la nostra, a mio parere, è quello di mettere insieme due mondi che sono in questo momento abbastanza disconnessi, che sono proprio quello dell'analisi del dato e quello della progettazione in qualche modo.
Chi progetta oggi non ha probabilmente ancora, non sente il bisogno di vedere, di avere questo tipo di informazione. Noi dobbiamo in qualche modo creare questo bisogno, perché è chiaro che è un passo avanti rispetto a quello che facevamo fino a ieri. Per creare questo bisogno, ad esempio con Sasvaya, noi siamo riusciti ad avere una parte visuale molto importante che permette all'analista di fare un'analisi, di creare un modello, di creare una struttura dati, e al manager piuttosto che al tecnico di vedere rappresentato il risultato del modello. Questo dà al tecnico intanto una maggiore comprensione del modello, perché chiaramente vedere un grafico e capire un grafico è molto più semplice di capire invece una teoria complessa, e quindi aumenta intanto la fiducia del tecnico che deve prendere una decisione, che deve cambiare un qualche cosa nel suo modo di lavorare. E aumentando la fiducia aumenta anche per il lavoro successivo il bisogno di questa persona di appoggiarsi a questa piattaforma dati. Dall'altra parte, grazie al cloud, chiaramente noi riusciamo ad avere, essendo localizzati geograficamente in diversi posti, noi riusciamo ad avere contemporaneamente tutti i dati a disposizione di tutti, e questo è un grande vantaggio. Riusciamo a creare dei report, riusciamo a creare dei lavori che poi possono essere visti 5 minuti dopo dall'altra parte del mondo, chiaramente. E non solo, grazie alla possibilità di avere diversi tipi di utenti, chi crea il report, e che è chiaramente un analista, crea una base, e poi chi ci deve lavorare può anche modificarsi in maniera semplice i dati, o meglio i grafici, così da poter rispondere a domande che gli vengono senza dover necessariamente tutte le volte rifare tutto il lavoro. Certo. E questo chiaramente di nuovo velocizza tantissimo la possibilità di capire, di comprendere e quindi di reagire a qualunque cosa. Certo, col vantaggio di lavorare sulla stessa piattaforma, Col vantaggio con due chiaramente. complessità diverse, però Esatto. di sedersi allo stesso tavolo e parlare la stessa lingua. Grazie Stefano, è stato davvero un piacere, Grazie a una voi. chiacchierata molto interessante, in bocca al lupo per i progetti Crepi futuri lupo. in corso. Ciao Stefano. Grazie.